Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il 25 novembre si è celebrata in tutto il mondo la giornata contro la violenza sulle donne, un appuntamento che ci ricorda che la violenza di genere è ancora una realtà da combattere. Tante le iniziative in tutta Italia a supporto delle donne e dei centri antiviolenza. Un fronte, quest'ultimo, che chiede un rapido intervento. Sono appena 272 centri antiviolenza in Italia, 0,04 ogni 1000 abitanti, ben al di sotto della media europea. Acea, come segnale di attenzione in occasione della giornata, ha illuminato 3 palazzi simbolo di Roma: il Palazzo Senatorio, la Regione Lazio e la Casa Internazionale delle Donne. Sono diverse le iniziative sul tema messe in atto dal gruppo. Acea, ad esempio, ha attivato per tutto il personale uno sportello di ascolto pensato per fornire un canale d'assistenza diretto con professionisti selezionati. Acea si è fatta promotrice inoltre del progetto Insieme per la parità di genere e contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la ONG We World e Welfare Come Te. L'obiettivo è la sensibilizzazione nei confronti di tematiche afferenti la parità di genere, un percorso che si conclude con la messa in onda di un video istituzionale nel quale Acea conferma il suo impegno sul tema. Abbiamo intervistato sull'iniziativa Federica Marinetti, Head of Talent Acquisition and People Development di Acea. Un percorso di sensibilizzazione per la parità di genere. Ci vuole parlare di questo interessante progetto? Acea è fortemente impegnata contro ogni violenza e per la parità di genere. Ha avviato un percorso di sensibilizzazione importante nell'ultimo periodo che ha visto diverse tappe, da un percorso formativo volte a sensibilizzare i nostri dipendenti sulle differenze di genere attraverso delle pillole learning. Un altro importante progetto, un'iniziativa significativa della nostra azienda è stata quella dell'apertura di uno sportello d'ascolto per tutti i nostri dipendenti che ne avessero necessità, con dei professionisti a loro disposizione. Inoltre l'azienda ha avviato, nell'ambito di un differente progetto, dei webinar volti a migliorare l'inclusione anche nell'ambito generazionale e quindi ad avvicinare la leadership paterna verso la leadership materna. Decoro urbano ed efficienza energetica sono gli obiettivi che anche il gruppo Acea porta avanti nell'adeguamento delle proprie sedi. Si sono conclusi infatti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica nella sede di Via del Verano di Areti e sono stati ultimati i lavori di ammodernamento anche della sede di Castro Pretorio. Sentiamo Massimo Bonato, amministratore delegato di Areti. Ingegner Bonato, 2 importanti interventi di riqualificazione che si sono appena conclusi, ce li racconta? Sì, molto volentieri. Io partirei dalla sede del Verano, dove abbiamo fatto dei grossi interventi di ristrutturazione sia nella parte di impiantistica e quindi tutti gli impianti tecnologici, sia nella parte proprio degli uffici. Abbiamo creato 28 nuove postazioni di lavoro che ci hanno permesso di spostare un reparto rete proprio in questa sede. Il secondo intervento ha riguardato la cabina primaria di Castro Pretorio, dove anche qui avevamo dei locali sottoutilizzati. È stata fatta un'opera di profonda ristrutturazione sia degli impianti sia dei locali. Abbiamo installato dei pannelli interattivi che mostrano come funzionano alcuni dei nostri processi e questi nuovi locali verranno utilizzati in futuro sia per training al nostro personale interno, sia per visite eventualmente di personale esterno e anche di scolaresche per far vedere il funzionamento della nostra rete. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima puntata del TG Acea.